Salve a tutti, come promesso oggi faccio questo video e cerco di dare delle indicazioni su cosa acquistare, cosa è meglio acquistare in ambito di deumidificatori domestici, perché la scelta è ampissima, le offerte spuntano come i funghi, si va verso una stagione probabilmente molto calda ed afosa. Io li sto già utilizzando in questo periodo invernale perché comunque l'umidità è molto presente nelle abitazioni, specie in Italia, soprattutto d'inverno. Io ho avuto modo di provarne diversi, alcuni molto economici, con dei prezzi accattivanti. Sono stato portato a fare degli acquisti in virtù di certi feedback, quantitativi di feedback molto elevati e molto positivi, che mi hanno portato a credere che quell'oggetto potesse fare al caso mio. Come ho detto, ne ho provati diversi, ma purtroppo non è stato così. Ho avuto anche dei riscontri negativi per quanto riguarda l'aspetto dei consumi. Comunque di tutto questo ve ne parlo subito dopo la mia breve sigla. Quindi oggi vi parlo di deumidificatori domestici. Come ho detto poc'anzi, ne ho provati diversi. Ce ne sono molti che hanno delle griglie di raffrescamento dell'aria acquisita dal ventilatore che dovrebbero, diciamo così, deumidificare l'ambiente. Ebbene, questi io li ho provati, ne ho provati diversi, non faccio nomi, però sappiate che hanno dei consumi maggiori di quelli che vengono indicati. Quasi tutti hanno dei consumi, anzi direi tutti quelli che ho provato hanno dei consumi maggiori rispetto a quelli indicati sulle etichette e poi francamente non sono efficaci. Possono andare bene nel contesto di un armadio, di un sottoscala, uno sgabuzzino, un ripostiglio che dir si voglia. Li riconoscete e lo potete vedere nelle descrizioni quando leggete il peso. Se pesano meno di 7-8 kg sappiate che all'interno non hanno questo. Indispensabile per un'efficace deumidificazione, ovvero sia il compressore, lo stesso che troviamo all'interno di congelatori e di frigoriferi, che è quello che poi determina il peso. Da questo a questo la differenza c'è. Se vedete, esteticamente sono praticamente identici, anche come esposizione della tastiera, della retroilluminazione, della griglia. Questo ha un filtro frontale, questo la posteriore, ma sono tutti molto simili, sono molto compatti. Esistono delle marche molto note italiane che hanno volumi più grandi, quindi hanno anche maggior capienza dei serbatoi. Una prima nota: io non capisco perché questo tipo, quelli col compressore, non li facciano leggermente più grandi, perché ne va a discapito del serbatoio contenitore dell'acqua. Siamo dal litro e mezzo, 2, a volte 2 litri e mezzo, difficilmente trovate dei serbatoi capienti, e siccome sono molto efficaci, riescono veramente a condensare un discreto quantitativo di umidità. Ad esempio questo modello che sto utilizzando quotidianamente, lui è in grado in 24 ore di produrre, o meglio di raccogliere 10 litri d'acqua. Il serbatoio ne contiene poco meno di 1,5 litri. Praticamente va in blocco continuamente. Tuttavia è vero che sul retro hanno tutti questo beccuccio, questo sportellino, tappino, dove si può collegare un tubicino e scaricarlo continuamente a terra o in una bacinella, ma il tutto diventa scomodo perché dopo avete sia l'ingombro del deumidificatore che della bacinella contenitore.
quindi non è di fatto comodo perché vi trovate due oggetti anziché uno, però i contenitori sono veramente molto piccoli. La grossa differenza, come ho detto, ci sono quelli con delle griglie, magari hanno anche più ventole, magari hanno anche una certa efficacia a livello di ventilazione, hanno dei filtri, però non hanno la capacità di raffreddare tempestivamente l'umidità dell'aria, quindi condensarla e scaricarla. Non ce la fanno. Io li ho provati, ne ho provati diversi. Fanno qualcosina, ma è poco più di un ventilatore la cui aria viene proiettata su una griglia di alluminio molto sottile appositamente costruita, condensa leggermente l'umidità che viene a contatto appunto con la superficie di metallo, ma è veramente poca roba. E ripeto, li ho provati, strumentazione alla mano, hanno dei consumi più elevati di quanto indicato, addirittura rasentano i consumi di quelli a compressore al minimo della velocità. Sono piccoli ma non sono efficaci. Indicazione importante sui consumi: quello che trovate in etichetta è un consumo alla massima prestazione. Io sono, ovviamente come tanti di voi, sono ossessionato dai consumi per via dei rincari continui dei costi della materia prima. Ebbene, io li ho provati, mi sbilancio, si va intorno dai 120 ai 140 watt. Un consumo tutto sommato onesto, perché, ribadisco, funzionano. Andando ad aumentare la richiesta, quindi aumentando magari l'aspirazione della ventola, quindi la velocità della ventola, si ha un consumo superiore. Ovviamente conta molto l'umidità. Se state attenti sui libretti di istruzione, forse non su tutti, dico la verità, però su alcuni io l'ho potuto leggere, vi è indicato il consumo in base alla temperatura dell'ambiente. Io credevo che con il freddo umido la macchina consumasse di più, lavorasse di più, invece no. Consumano di più e lavorano di più col caldo umido, e lo vedete, ci sono proprio delle tabelle. In alcuni modelli io l'ho vista questa cosa, è interessante, è molto interessante, ci fa intendere a cosa andiamo incontro nei consumi. Quasi tutti quelli col compressore hanno diverse funzioni. Hanno praticamente la deumidificazione normale, alcuni hanno la funzione asciugabiancheria, che a livello di consumi è il massimo che possono assorbire. Alcuni hanno una funzione ibrida, ovvero sia rinfrescamento ambiente, dipende dai volumi degli oggetti, dalle marche, dai modelli. Molti ultimamente hanno la funzione Wi-Fi, installando però delle applicazioni non proprio intuitive si possono gestire e controllare i consumi anche da remoto. Può rimanere pratico. Personalmente hanno quasi tutti il timer, alcuni hanno lo sleep, alcuni hanno anche il timer. Ad esempio questo modello che ho io, l'ho scoperto perché nelle istruzioni non era indicato, si può impostare in ore da 0 a 24 quando far partire la macchina, e se la macchina è accesa impostare le ore prima che si spenga, tenendo conto che però ho un serbatoio molto piccolo, quindi se io metto 8 ore e questa in 5 ore mi riempie il serbatoio, mi rimane spenta per 3 ore. Altra indicazione, un limite tecnico di quasi tutti i deumidificatori, di quelli che ho provato io praticamente tutti: le ventole non si spengono mai, anche quando si raggiunge l'umidità richiesta. A meno che non si spenga la macchina, la ventola gira. In stand-by, ovviamente, la macchina è ferma. Se avviate la deumidificazione, la ventola rimane sempre accesa. I consumi sono molto bassi del solo utilizzo ventole. Si va da un 15 a un massimo di 25 watt. Quelli ovviamente più grandi hanno un consumo un pochettino maggiore, ma 25 watt è veramente molto basso. Hanno tutti dei display ben visibili con delle indicazioni
luminose ben visibili, e questo potrebbe essere un problema, perché io l'ho provato nella mia camera di notte, illuminano la stanza. Per alcuni può essere gradevole, personalmente la trovo un po' disturbante e io sarei giunto al termine. Non voglio far vedere in questo video tecnicamente il funzionamento perché non era la mia intenzione, anche perché può variare da modelli a modelli. Questo video è nato per farvi capire cosa meglio acquistare e faccio un sunto brevissimo. Quindi, se avete da metterlo in una stanza, saletta, cameretta, camera, cucina, dove credete di avere un'umidità consistente, acquistate solo modelli con il compressore. Andate a vedere nei dettagli tecnici i consumi. I migliori sono quelli che potete trovare nell'etichetta, ok? Perché sono quelli reali della casa. E come detto all'inizio, quelli che andate a leggere sono il picco massimo. Su quelli senza compressore purtroppo non è così. Venivano indicati dei consumi che poi, strumenti alla mano, si sono dimostrati bassi. Ho visto dei consumi addirittura quasi il doppio di quelli indicati dalle etichette. Eppure la macchina è quella. Non hanno compressori. 70-80 watt per un ventilatore rinfrescante mi sembra eccessivo. Deumidificazione bassissima. In 12 ore mi avrà fatto sì e no un bicchierino da caffè. Questi in 12 ore fanno 10 litri. Fatevi il vostro ragionamento, fatevi i vostri calcoli. Quelli senza compressore sono sufficienti secondo me e sono ovviamente molto molto silenziosi per dei piccolissimi ambienti, 1 metro per 1 metro, 1,5 metri per 2, 2 per 2, ma non di più. Quindi quelli senza compressore vanno bene per sottoscala, armadi, stanze armadi molto piccole, eccetera. Quelli col compressore va bene per tutto. Ovviamente ricordatevi la capienza. Quanto più sono piccoli, quanto più hanno i serbatoi veramente piccoli. Non so se vedo. Dentro non ci va niente, non ci va niente. Quindi tenetene conto, però sappiate che funzionano e sono anche parecchio silenziosi. Concludo con le dimensioni e il trasporto. Se posso consigliarvi questi modelli qua col compressore, preferiteli assolutamente con la maniglia, perché pesano veramente tanto. Vanno intorno ai 9-10 kg. Tenerli con le prime falangi di una mano non è facile. Tutti, tranne quelli senza compressore piccolissimi, tutti hanno modelli con le ruote. Alcuni li hanno già montati, alcuni ce li potete montare voi, sono dentro la scatola, però sono molto molto comodi, sono comodissimi. Vi sono alcuni modelli più alti che hanno dei serbatoi più capienti, dove vengono già venduti con delle rotelle ma non hanno il manico. Ebbene, per chi le deve portare, magari come nel mio caso, da un piano alto a un piano basso con le scale, non sono per nulla comodi. Quindi valutate questi tipi qua. Questi tipi qua sono silenziosi, non consumano tanto. L'unico difetto neo che hanno è la capienza del serbatoio. Sappiate che sono serbatoi molto molto piccoli e l'efficacia della macchina fa sì che questi si riempano molto rapidamente. E con questo ho concluso. Spero di aver fatto cosa utile. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tutti coloro che ad oggi si sono iscritti e che si iscriveranno al mio canale. Se volete maggiori informazioni su questo argomento, mi commentate il video e cercherò come al solito di rispondere nel più breve tempo possibile. Se mi volete far contento e aiutarmi, mi lasciate un like che mi fa sempre piacere e vi rimando al mio prossimo video. Ciao ciao, alla prossima!